Tutti i grandi yacht hanno due motori, ma ci sono rare eccezioni, come ad esempio l'Azimut 55S. Ma è un vantaggio o uno svantaggio? Come si manovrano tre motori? Qual è l'efficienza dell'impianto di propulsione? Non era meglio montare due motori come al solito? Ecco i tre motori Volvo Penta D6 da 435 cavalli ciascuno, impianto di propulsione IPS, cioè con eliche traenti sistemate in questo punto, proprio sotto lo scafo e rivolte verso prua. Di solito nessuno guarda le strutture della barca. Osserviamo invece come sono fatte queste: tessuti in fibra di carbonio per malieri, paratie, garage, supporti e anche per la carena in prossimità dei pod e poi per i vassoi sotto le cabine. Come faremo a uscire da qui? Cominciamo a mettere in moto. 1, 2 e 3. Tre motori accesi. Qui c'è un joystick che agisce in modo indipendente sui tre motori e sulle tre propulsioni che possono ruotare in modo indipendente. Per esempio, il motore destro potrebbe essere ruotato a sinistra e ingranato a marcia avanti. Il motore sinistro potrebbe essere ruotato a destra e a marcia indietro. E il terzo fate voi. È una prova davvero impegnativa. Se non ci fosse il joystick avrei bisogno di una terza mano per gestire tre motori. Ci vuole una precisione da orologiaio svizzero. Riesco a dosare la potenza di centinaia di cavalli e a dirigere la spinta esattamente dove voglio. Fantastico, siamo fuori dall'ormeggio. E ora godiamoci la barca. Ha una linea stupenda. Mi domando se il progettista per disegnarla è partito dalle forme o dalla funzione. Guardate la finestratura laterale, è senza interruzione. Sembrerebbe solo bella, invece è anche funzionale. Infatti dall'interno la visuale è totale. Mi piace moltissimo lo slancio della tuga. Potrebbe apparire solo un vezzo estetico, ma in realtà protegge il pozzetto per fare il barbecue anche se piove. E se invece c'è troppo sole, c'è il tendalino. Adesso però andiamo a prua, perché c'è qualcosa di molto originale da vedere. L'opera viva, cioè la parte della carena che incontra l'acqua, è slanciata, ed è giusto che sia così. Sopra invece il dritto è stato scolpito dal designer con un taglio verticale, piuttosto netto, su cui è stato applicato uno scudo con inserti di acciaio inox e carbonio. Queste forme però non sono state dettate solo dal look, infatti qui sotto c'è la cabina per il marinaio. Sul ponte di prua c'è il prendisole con il poggiatesta, ma non solo, c'è anche un sofà e questa è una bellissima idea introvabile su un 55 piedi. Torniamo a poppa, c'è qualcosa di molto pratico. Ecco la spiaggia. Ed ecco il garage e lo scivolo per il tender, tutto a movimento elettrico, anche il prendisole. Salone e pozzetto sono una sola cosa, un open space che accoglie tutte le 12 persone che possono salire a bordo. Non dovete aver paura di bagnare questi tessuti, sono fatti apposta, sono gli stessi che si trovano all'esterno. Questa seduta, accanto al posto di pilotaggio, si trasforma e diventa parte integrante del salotto. La cucina è impeccabile, attrezzatissima e con vista. Mi domando com'è la cabina dell'armatore. Si gode un bel panorama anche da qui. Il letto è in diagonale e oltre ai soliti armadi ci sono molti altri scomparti per l'abbigliamento. E quanto è romantico questo T42. Abbiamo visto l'armatoriale che ovviamente ha il bagno privato, ma sull'Azimut 55S hanno trovato posto anche una ospiti con 2 cuccette e una matrimoniale a prua, entrambe con vista. Come hanno potuto trovare tutto questo spazio su un 55 piedi con 3 motori? Gli ingegneri di Azimut fanno miracoli. È il momento di mettersi comodi. E poi di dare un po' di gas. Ci sono 2 eliche per ciascun motore. Abbiamo 3 motori, quindi in totale la spinta è fornita da 6 propulsori. C'è una grande differenza rispetto a un'imbarcazione tradizionale con 2 motori e 2 sole eliche.
È come paragonare un'auto con 2 ruote motrici a una con 6 ruote motrici. Non avete mai visto un veicolo six-wheel drive? Noi abbiamo provato anche quello. La trazione è enorme, per compensare gli effetti di una spinta così notevole devo abbassare un po' i flap per avere una buona visuale. Qui siamo ben protetti in caso di cattivo tempo, ma in una giornata bella come questa, se volete, possiamo sentire la carezza del vento. Con 3 motori, il rumore, le vibrazioni e anche i consumi dovrebbero essere superiori a quelli di un'imbarcazione con 2 soli motori, ma forse non è così. I consumi dipendono dalla cilindrata, dal regime, dai cavalli, ma anche dall'efficienza del sistema di propulsione, che in questo caso è molto alta, più del 20% almeno di una tradizionale linea d'asse. A 20 nodi il rumore è di 66 dBA, piuttosto silenziosa. I motori sono sincronizzati tutti e 3 a 2500 giri minuto e le vibrazioni, prova ad appoggiare la telecamera. Bella stabile, no? L'immagine è ferma. Ottimo, direi. Mi stavo domandando, e se mettessi i motori al massimo? Ecco fatto. Siamo a... strano, non raggiungono il massimo regime. 2850 giri minuto, ecco, 2900. E la velocità è di... 20 nodi. Non molto per un'imbarcazione di 17 metri con 1305 cavalli. Credo che Volvo e Azimut non saranno contenti di questa affermazione. Quindi forse è meglio se accendo il terzo motore. Ora sì che ci siamo, ora sì che la riconosco. È una barca sportiva. I motori hanno raggiunto il regime massimo e la velocità è di 35 nodi. Un momento, non sappiamo ancora cosa accade quando diamo tutta la barra improvvisamente. È una manovra sconsiderata, non bisogna farla, anche perché le altre imbarcazioni non possono prevederla, quindi potrebbero trovarsi in difficoltà, addirittura si potrebbe causare un incidente. Ma ci serve per capire se quello che facciamo con il timone viene recepito dall'imbarcazione, cioè se è fedele ai comandi che impostiamo. E questa lo è moltissimo. Ha la carena stretta, a V profonda, che gli serve per correre veloce anche quando c'è un po' d'onda e al tempo stesso anche per tenere bene la rotta. Mi era venuta voglia di provarla perché mi ero innamorato della sua linea, ma soprattutto perché ero curioso di sapere come si comportava con 3 motori. Ora sappiamo che il joystick li manovra tutti e 3 perfettamente. Abbiamo visto che ha un'alta efficienza dinamica. E poi abbiamo scoperto che di motori ne bastano 2. Il terzo è di scorta. Più sicuri di così.